Navigati nel lobby, bentornati sul canale. Allora, intanto abbiamo superato i 5.000 follower, siamo già a 5.100, quindi veramente il canale sta andando alla grande ed è solo merito vostro, quindi voglio salutare tutti i nuovi arrivati perché veramente voglio ringraziarli per essere approdati sul canale e voglio ringraziare tantissimo dal primo all'ultimo fino a qui che siete sempre rimasti con me fedelmente per 4 anni, perché finalmente il canale è esploso e adesso facciamo in modo che vada su e non si fermi più. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi, campanellina, ditelo agli amici in modo tale che aumentiamo questa crescita. Sono pronto ad andare in un altro punto dello studio per farvi vedere come fare a calamitare i bordi del vostro praticamente tabellone di HeroQuest 3D. Quindi andiamo in quest'altro punto dello studio dove facciamo questo lavoro e poi lascio il recap a Goblin che non vede l'ora di chiacchierare un po' con voi. Ciao, a dopo! Ragazzi, perdonatemi per le luci, ma ho dovuto cambiare postazione per avere più spazio. Allora, quella che vedete è praticamente la seconda parte del tabellone che devo fare, quindi un secondo settore, ok? Qui vi ho preparato praticamente un corridoio per farvi vedere le calamite del corridoio, come sono messe, ora ve le spiego subito, e poi c'è praticamente tutto il nuovo settore, che altro non è che il settore in alto a sinistra del tabellone, guardandolo dalla direzione giusta, diciamo. Quindi praticamente come funziona? Allora, io ho fatto in questo modo che mi sembra funzionale dopo averci ragionato un po'. In poche parole, voi avete i corridoi che hanno tutte quante le calamite dei corridoi della stessa identica polarità. Quindi praticamente avete, diciamo, non si vede se è positivo o negativo ma chiamiamole positive, ok? Quindi tutte quante le parti delle esterne dei perimetri, diciamo, dei corridoi sono tutti positivi, quindi tutti della stessa polarità. Quindi cosa vuol dire? Che tutta la parte esterna del quadrante, ve lo faccio vedere così che lo vedete meglio, ok? Vedete il quadrante, tutta la parte del quadrante così deve essere tutta quanta della polarità inversa, perché i corridoi vanno tutti intorno, quindi per poterli attaccare dobbiamo per forza avere la polarità inversa. La polarità inversa, e qui torno sul, diciamo, la parte del quadrante. Io cosa ho fatto? Ho fatto la stessa identica cosa per tutti i perimetri, diciamo verso l'alto, in orizzontale, chiamiamoli così, del tabellone. Quindi tutto il tabellone, tutti i perimetri del tabellone sono della stessa polarità dell'esterno dei corridoi, così non mi posso sbagliare. Questo perché? Perché si fa così. Allora, si prende la nostra scatoletta, la trovate su Amazon, costa pochissimo, questa lo pago tipo 7-8 euro, sono 250, quindi andate via sereni. E diciamo che la cosa che hanno questi magneti che mi piace è che non sono fortissimi, perché tanto bastano per tenere ovviamente attaccato con le due polarità, perché sul metallo attaccano un po' meno che poi attaccano, ragazzi, guardate, vi faccio vedere, non è che non attacca, però ne ho trovate di molto più potenti che però creano veramente un gran casino durante la lavorazione, perché vi partono, vi saltano, poi vi spiego perché. Quindi diciamo che questi vanno benissimo, li trovate, sono 250, ve li faccio vedere da vicino così vedete, diciamo, l'etichetta, li potete trovare così su Amazon e dovrebbero andare veramente molto bene. Allora, detto questo, torniamo al tabellone. Come ho fatto? Per sapere qual è la polarità inversa, voi attaccate il, diciamo, cilindro, ok? Lo attaccate sull'alto di un bordo, che è la stessa polarità, ovviamente verso l'alto avrete la stessa polarità che avete alla base ed è la stessa che avete qua. Infatti questi qui, come vedete, non si attaccano e si respingono perché sono della stessa polarità. Quello che ci serve a noi è avere la polarità inversa. Quindi cosa faremo? Quando andiamo a mettere, scusatemi, ho mosso tutto, quando andiamo a mettere, diciamo, il nostro magnete sul bordo del nostro praticamente del settore, ok, dobbiamo prendere e girare
quindi una volta che l'avete girato lo mettete. Allora, per metterlo, siccome sono abbastanza distanti, e una delle cose per cui mi piacciono i magneti che non sono troppo forti è che quando sono più forti si attirano fra di loro e si vanno a praticamente attrarre, così saltano fuori dal buco e diventa un disastro. Qui vedete che se io faccio così e inverto, devo stare veramente attento al movimento di inversione in modo tale che sia sicuro che siano l'opposto. Vedete qua già si sta attirando e rimane in bilico. Ora che li ho messi, due tecniche. Allora, la prima tecnica con una ciala acrilica normale, il che vuol dire un attack, se non avete questa della Gristav World, è esattamente un attack liquida normalissima per metallo. Prendete un pezzo di pellicola, che può essere quella di un sacchettino che per esempio contiene le cose che vi spediscono a casa quando lo stampiamo noi, per esempio, piuttosto che magari qualcosa che ha a che fare con dei bits, una piccola bustina di plastica. Mettete una goccia di ciano acrilica liquida sopra ogni calamita e passate abbastanza velocemente, ma non premendo troppo forte, abbastanza velocemente passate tutto quanto il bordo con il pezzo di plastica. La colla andrà qua sopra, creerà una pellicola e bloccherà i magneti. Funziona perché le ho fatte tutte così finora, ma oggi vi faccio vedere un'altra cosa con un altro tipo di colla. Quindi vado a riprendermi le mie calamite, le rimetto sulla polarità sua così so come vanno messe e vi faccio vedere. Allora, un altro tipo di colla, che è la colla gel. La colla gel è utile perché riesce, essendo più viscosa, a tenere un po' di più la calamita all'interno. Questo mi permette quindi di mettere una goccia all'interno del buco e di mettere poi la calamita. Allora io cosa faccio? Vado semplicemente, per ora facciamo solo i bordi esterni. Perché? Perché siamo sicuri che tutti i bordi esterni abbiano la polarità inversa dei corridoi. Per l'interno è un altro discorso, perché bisognerà cambiare le polarità in base a quello che ci serve e vedremo cosa fare. Per esempio questo lato posso farlo tutto positivo, questo lato lo posso fare tutto negativo e si attaccheranno fra di loro. Viceversa qui dovrò scegliere, ok? Tale altre questo farà sì che il tabellone non potrà fare altro che attaccarsi nello stesso modo quando voi andate a scomporlo e ricomporlo. Se invece utilizzate il metodo delle sfere di metallo, che sono la stessa cosa, ma all'interno di questi tassellini vi possiamo stampare un tassellino fatto apposta per comprare delle sfere di metallo da mettere all'interno. La sfera di metallo ovviamente non ha polarità, quindi voi potete mettere le sfere di metallo dove volete e dall'altra parte mettete le calamite e si attaccano. In questo modo diventa un po' più versatile il modulo, ma diciamo che anche lì avete delle costrizioni a un certo punto, ok? Allora, torno al discorso degli esterni, quindi prendo il primo esterno e so che questo bordo e questo bordo li devo fare per forza della polarità opposta del corridoio e ci metto una goccia dentro. La goccia deve essere proprio non troppo abbondante perché regge, non vi preoccupate, la colla regge, quindi poi la calamita rimane lì. Ora, la cosa che veramente è importante è non sbagliare, perché se voi sbagliate a girare la calamita, e questo succede purtroppo quando per esempio con questo metodo, che è un po' più complicato dell'altro secondo me, del spalmare sopra, il discorso è che se voi sbagliate a girare, oppure se la mettete girata giusta, ma poi si attira con l'altra, si attaccano fra di loro, avete bisogno di due pinze per separarle perché si incollano con l'attack e poi dovete rifare tutto da capo impiastricciandovi le dita. Quindi prendo la calamita e giro al contrario appoggiando dentro e faccio in modo che vada dentro. Quello è già incollato, quindi io vado qui e faccio la stessa cosa al contrario. Giro al contrario, ok, faccio in modo che ci stia, verifico e giro al contrario e entro dentro. Dovrei essere a posto. Per essere sicuri e fare una cosa in velocità, perché altrimenti poi dovete addirittura rompere il tassello, non diventa facile, l'opposto, vedete che adesso sono in polarità positiva verso l'alto, il negativo sta dall'altra parte, quindi positivo contro positivo si dovrebbero non attirare ma andare contro. Infatti vedete, guarda, per esempio adesso
ho fatto questa cosa al contrario e già me l'ha tirata, quindi devo stare attento veramente a non sbagliare il giro. Allora, quando avete che il tassello, la calamita che si stacca, la rimettete lì e girate al contrario, eccolo qua, e lo lasciate dentro. Ora l'unica cosa è che si deve incollare. Allora ci può essere un'altra tecnica ancora per rendere la cosa ancora più veloce, che è quella di spruzzare un activator. L'activator praticamente, spruzzandolo sopra, attiva l'attack e fa in modo praticamente che la cianoacrilica immediatamente si agganci. In questo modo non potete sbagliare. Quindi cosa sto facendo adesso? Se verso l'alto ho tutto così, non dovrebbe agganciarsi qui, quindi quando vado qui mi deve respingere, qui mi respinge, qui mi respinge, qui mi respinge e qui mi respinge, vuol dire che ho fatto giusto, ok? Questo è il metodo per mettere le calamite. Adesso io finisco di metterle su tutto quanto il perimetro. All'interno ricordatevi di fare da un lato una polarità, dall'altro un'altra polarità, quindi per esempio parte un po' più difficoltosa con 2 stanze, sapete che questo lato sarebbe meglio che avesse tutta la polarità opposta del corridoio, che qui ci sarà sicuramente, no? Quindi polarità opposta fino a qui, e qui dovete per forza mettere la polarità del corridoio. Dall'altra parte conviene continuare con la polarità opposta e quindi questa è quella del corridoio. Quindi qui tutto positivo e qui tutto negativo, ok? Dopodiché si agganciano. Non è difficilissimo, però bisogna starci un attimo dietro con la testa. Se vi sbagliate comincia a diventare complicata la situazione perché vanno rotti i pezzi, eccetera, eccetera. Detto questo, ragazzi, io faccio tutto il lavoro, quindi faccio in modo che tutto venga calamitato, poi darò il primer nero soprattutto e ci vediamo alla prossima puntata, dove vi farò vedere un altro tutorial di come dipingere, andare avanti a dipingere il secondo settore. Lo faremo probabilmente questa volta quasi tutto insieme piuttosto che fare un tassello solo, in modo tale che velocizziamo il lavoro, perché anche io non vedo l'ora di vederlo finito e sto aspettando di finirlo per farlo insieme a voi, quindi cercherò di farlo velocemente, così poi iniziamo finalmente le puntate di The West Café. Ciao ragazzuoli! Ragazzi, quanto bello è questo tabellone, sta venendo veramente eccezionale. Insomma, allora, per le prossime puntate preparate i vostri pennelli, perché andremo avanti col tabellone, non vedo l'ora di finirlo. E poi guardate un pochino che ho lì dietro, anzi non si vede, ma ve lo dico, abbiamo Titus. Quindi andremo a fare Titus con un tutorial stupendo, con l'aerografo e bla bla bla, quindi sarà bellissimo. E poi faremo anche gli amichetti di Titus e quindi l'altro resto, diciamo il resto della squadra di videogame, e poi anche quello che si vede nella nuova puntata di Secret Level. A proposito, vi è piaciuto Secret Level? A me un sacco, però la puntata di Warhammer è la più bella in assoluto. Quindi scrivete nei commenti, iscrivetevi e campanellina e andiamo avanti così. We could be the